Sono al mercato e adesso prendiamo delle melanzane. Queste sono piccoline, meravigliose, e faremo una ricettina buonissima. Sono le ultime, vengono 1,50 al chilo. Piero ha già scelto una, vero amore? Come le facciamo queste melanzanine? L'acqua bolle, quindi mettiamo dentro la pasta. Uso i ditalini rigati, quelli piccolini da minestra, 120 grammi. Ecco qua le melanzanine cotte. Sminuzziamo bene tutto l'interno delle nostre melanzane. In una padella andremo a mettere un filo generoso d'olio, abbondiamo, 2 spicchi d'aglio e lasciamo insaporire un attimo. Se vi piace aggiungete anche un pochino di origano. Aggiungiamo le melanzane. Condiamo subito con un pizzichino di sale. Una volta che le melanzane si sono un pochino appassite, andremo ad aggiungere la passata di pomodoro. Questa è una passata fatta in casa da me, bella rustica. Mescoliamo. Facciamo cuocere per circa 10 minuti. Scogliamo la pasta circa 3-4 minuti prima della fine della cottura. Quando il sugo è bello denso aggiungiamo la pasta. Però prima mi stavo dimenticando, togliamo l'aglio, cerco l'altro, che poi non è un piacere ritrovarlo. Ecco qua. E ora non dobbiamo fare altro che farcirle. Potete lasciare semplicemente così, in questo modo sono adatti a chi segue una dieta vegana perché non c'è il formaggio, oppure potete fare come farò io, in 2 modi: una parte vegetariana e l'altra invece non. Riempiamole per bene. Cubettini di mozzarella o provola, insomma quello che preferite. Ricopriamo con un altro pochino di pasta. Su questa pasta qui rimasta vado ad aggiungere una scatoletta di tonno, perché a me piace tanto. Cospargiamo con abbondante pangrattato. Quali sono quelle con il formaggio e quelle con il tonno. Un filo d'olio e via nel forno. Ed eccole qua. Dopo 10 minuti a 250 gradi in forno ventilato, 240 scusate. Le lascio intiepidire giusto un attimo, poi le mangiamo. Piero! Vuoi la melanzana? A Piero diamo quella con il tonno. Guarda, è piccolina come te la melanzana, vedi? È buona? La possiamo mettere la ricetta? Tu
tu che sei l'esperto di casa, oramai si fidano solo dei tuoi pareri, nessuno si fida più di me, quindi la possiamo pubblicare la ricetta com'è? Buona? Buonissima. E ora non ci resta che impiattare e gustare le nostre meravigliose melanzanine. Che buone! Semplici e buonissime.